Uno degli aspetti più trascurati, ma altrettanto importanti del proprio percorso in palestra, è lo scarico. Ma non sto parlando di quello che succede in bagno, anche se, diciamocelo, c'è chi scarica un po' troppo anche lì. Bensì di quel periodo in cui si riduce intensità e volume dell'allenamento per permettere al corpo di recuperare dalla fatica accumulata durante le settimane precedenti. So cosa stai pensando, ma scaricare è sempre una buona idea? O forse intendevi qualcos'altro, tipo scaricare... Ma quello non si fa, eh? La domanda è: scaricare è un reato? Scopriamolo oggi dopo la sigla. Scusate, penso che abbiamo sbagliato canale. Tornando a noi, uno dei primi segnali che il corpo ci manda quando ha bisogno di uno scarico è il peggioramento dei progressi in palestra. Ci sono periodi in cui, nonostante l'impegno costante, sembra che si stia tornando indietro. Stanchezza e demotivazione prendono il sopravvento e la forza diminuisce. Parlando di demotivazione, anche questa merita la sua attenzione. Se giorno dopo giorno l'allenamento inizia a sembrare più un peso piuttosto che un piacere, è probabile che il corpo stia chiedendo un periodo di riposo. Ci tengo a precisare però che questo criterio non si applica a chi ha le prime armi, ma solo per chi considera la palestra una parte importante della propria vita. Ulteriori campanelli d'allarme possono essere anche la perdita di appetito, disturbi gastrointestinali, irregolarità nel ciclo mestruale, maggior sensibilità agli stressor esterni o aumentata suscettibilità a raffreddori e malattie o la riattivazione di herpes. Eric Helms, in The Muscle and Strength Pyramid, esplora come strutturare lo scarico in base all'esperienza dell'atleta. Per i principianti consiglia una riduzione dell'intensità di circa il 10%, mantenendo invariato il numero di serie e ripetizioni, e di tornare ai carichi abituali nella sessione successiva. Mentre, per i più esperti, la riduzione riguarda il volume di allenamento, che può essere ridotto della metà mantenendo un'intensità simile a quella degli allenamenti precedenti. L'autore, sempre all'interno del libro, suggerisce anche una serie di domande che possono aiutarci a capire quando è davvero il momento di prendersi una pausa. Hai paura di andare in palestra? La qualità del sonno è peggiorata? I tuoi carichi o le ripetizioni sono calate rispetto ai normali standard? Lo stress fisico e mentale è maggiore del normale? Dolori muscolari e fastidi sono aumentati? Se si risponde positivamente a 2 o più di queste domande, allora è il momento di staccare un po' la spina. Un approccio invece più filosofico, anziché pragmatico, proviene da Geoffrey Verity Schofield, un fitness creator natural proveniente dalla scena internazionale, che nel suo ultimo libro paragona lo scarico alla pulizia di una stanza. Non pulirla mai, cioè allenarsi sempre al massimo, senza implementare strategie per la gestione della fatica, non è ideale per la qualità della vita in generale, causando sovrallenamento e calo delle prestazioni. Mentre al contrario, mantenere la stanza sempre impeccabile, ossia essere sempre freschi come una rosa prima di ogni allenamento, richiede uno sforzo continuo che può ostacolarci da altri compiti importanti, come impegnarci effettivamente a sollevare i pesi. Personalmente, dopo 9 settimane di allenamento, faccio il punto della situazione. Se mi rendo conto di essere arrivata a un punto di non ritorno, in cui il recupero mi sembra difficile e la fatica diventa eccessiva, allora decido di fare uno scarico. Solitamente riduco il volume togliendo una serie per esercizio e abbasso di poco il peso. Durante questa settimana ne approfitto per sperimentare nuovi esercizi, esplorare variazioni e riscoprire nuove tecniche di allenamento. Per esempio, in un mio recente scarico ho deciso di riscoprire il preacher curl, un esercizio che non eseguivo da tempo. Dal punto di vista alimentare non ritengo sia necessario fare grandi cambiamenti. La dieta rimane uguale a quella seguita nelle settimane precedenti. In alcuni casi, se ci si trova per esempio in una fase di cut aggressivo, il periodo di scarico si può far coincidere con la settimana di diet break, dove, anche grazie all'aumento temporaneo delle calorie, si favorisce ulteriormente il recupero e si riduce la fatica psicologica. Un'altra modalità di pianificazione di questa fase è farla coincidere in base a impegni o eventi della vita quotidiana. Se si sa già che durante determinati periodi dell'anno, come vacanze o situazioni speciali, sarà difficile mantenere la normale routine d'allenamento, si può sfruttare questa situazione per inserire lo scarico. In questo caso sarà pressoché totale. Personalmente preferisco, se possibile, applicare uno scarico parziale e inserire attività più leggere come camminate o sport di gruppo, in quanto sono fortemente sostenitrice del recupero attivo. Tuttavia, ogni individuo deve imparare a conoscere i propri limiti e ascoltare attivamente il proprio corpo. Riguardo all'ultimo
punto vi invito a concepire lo scarico non come una sospensione dei progressi, ma una fase in cui ricarichiamo le pile. Inoltre, non abbiate paura di sentirvi sgonfi o senza pump, non avete perso i vostri progressi, semplicemente possibile edema e ritenzione causati da troppo stress sono svaniti. In conclusione, lo scarico rappresenta una parte essenziale della programmazione di ogni sportivo che guarda a lungo termine. Se ben gestito, permette di prevenire infortuni, continuare a progredire nel tempo e mantenere i risultati ottenuti con fatica e sacrificio. Il segreto sta nell'imparare ad ascoltare il proprio corpo, a conoscersi e nella pianificazione strategica, affinché il nostro impegno in palestra non si trasformi in uno stress insostenibile.